Volete conoscere un modo per viaggiare e dormire a casa di persone senza pagare in tutto il mondo? Seguitemi in questo video per 3-4 minuti e vi spiegherò tutto. Per chi non mi conosce, sono Andrea e oggi andremo a parlare di couchsurfing. Prima cosa però iscrivetevi al canale qui di YouTube in modo che vi arriveranno tutti i video, attivate anche la campanella e qui c'è anche il mio account Instagram se avete bisogno di seguirmi ogni giorno. Andiamo a parlare di couchsurfing. Couchsurfing è un social network che dà la possibilità a persone di tutto il mondo di essere ospitate gratuitamente. È un'applicazione nata nel 2003 grazie a un viaggiatore americano, Casey Turner, credo che si chiami, e dà la possibilità a chiunque di ospitare o di essere ospitato in giro per il mondo. Vi è mai capitato che desideravate andare in un posto bellissimo, però non volevate spendere tanti soldi, ma grazie a quell'amico che abitava lì andavate a visitarlo? Couchsurfing è simile, soltanto che le persone non le conoscete. È simile perché le persone che si iscrivono su questo sito sono molto aperte ad ospitare persone di tutto il mondo. Quindi avete degli amici in tutto il mondo che non conoscete, ma che potreste conoscere e intraprendere relazioni future anche nel corso di tutta la vita. Io sono ancora amico con persone che mi hanno ospitato nel 2013 a Miami, o in Indonesia, o in Argentina, quindi però ci sono persone che poi non ho mai più sentite, anche che le ho incontrate nel 2018-2019, non è che ci abbia litigato, però non ci siamo più sentiti. Quindi può nascere di tutto. In Australia, dove io vivevo, una coppia, lui francese e lei giapponese, si sono sposati grazie a questo sito. Lui era andato in Giappone a Tokyo a visitarlo, lei l'ha ospitato, si sono piaciuti e si sono sposati. Quindi può nascere di tutto, però inizialmente nasce come un sito di scambio culturale, di aiuto verso i viaggiatori e di conoscere più gente possibile. È come se avreste degli amici in tutto il mondo che ancora non avete incontrati, ma vi spiego nello specifico come funziona. Allora, ci sono 3 passi principali: la descrizione, quindi bisogna riempire il profilo con tutte le informazioni personali, le passioni, tutte le vostre abitudini, quello che fate, in modo che qualcuno che va a leggere il vostro profilo può leggere quello che vi interessa, che tipo di persona siete, che lavoro fate, perché andate a Berlino o a Roma o a New York. Quindi prima cosa molto importante, riempire tutto il profilo come un qualsiasi social. Seconda cosa molto importante, inserire le foto nel profilo, quindi foto chiare, dove si vede il viso, in modo che la persona che vi ospita può vedervi in viso. Potete aggiungere delle foto con le altre persone che vi hanno ospitato, che avete ospitato. Dal mio punto di vista, io fino adesso, dal 2013, sono stato ospitato ed ho ospitato circa 450 persone. Mi sembra che 370 mi hanno ospitato e 80 li ho ospitati io. Sono nettamente superiori a quelli che mi hanno ospitato, perché per 18 mesi dopo l'Australia nel 2014 ho visitato Asia, Sud America, Centro America, quindi ho conosciuto un sacco di persone, ho viaggiato sempre con questo sito. Questo è il motivo, altrimenti nel 2016 a Torino, poi anche in Calabria ho ospitato tanti viaggiatori. La terza cosa molto importante di questo sito, e che sicuramente è la più importante, sono le recensioni. Ogni volta che si ha una relazione con una persona, e quando si lascia con la persona, che sia una settimana, un giorno, 2 giorni o anche un solo incontro, bisogna scrivere qualcosa su quella persona, positiva o negativa, in modo che tutte le altre persone che la contattino possono capire se è affidabile con la persona. Quindi attenzione a non ricevere nemmeno una recensione negativa, perché altrimenti le persone poi non vi ospitano più. Se ne ricevi 2 negative, mi sembra che il sito blocca l'account e poi non si può più usare. Quindi usatelo bene, perché le persone che vi ospitano sono persone locali. Chi meglio di quella persona locale può portarvi nei posti più disparati della città o del paese che voi non potete mai pensare, perché da turista, da viaggiatore potete conoscere qualcosa che si legge sui siti. Per una persona che vive lì magari ti porta in un punto più alto, in una campagna, in un modo molto particolare. E in più, oltre a portarti in un punto particolare, ti fa dormire gratis. Couchsurfing significa surfare su un divano, adattarsi a quello che uno ti dà. Perché io ho dormito in hotel 5 stelle, una persona che mi ha ospitato, ma ho dormito anche per terra su un materasso in India, tenda, una persona aveva solo un pezzo di casa con una tenda e mi ha fatto dormire in tenda, mi ha fatto dormire in stanze private con bagno, ma anche in stanze condivise. Quindi c'è bisogno di grande spirito di adattamento
perché la persona che non è un hotel, la persona vuole socializzare, conoscere meglio la tua cultura, vuole conoscere te. Quindi quando si va a richiedere di essere ospitati, si va a leggere il profilo di quella persona. Quindi in quel profilo la persona scrive tutte le sue passioni, i paesi che ha visitato, e scrivi anche quello che può darti il tempo che può dedicarti, anche la stanza che c'ha, il letto. Adesso è molto più facile per me anche viaggiare. È vero che ho usato più di 300 volte, 400 volte questo sito Couchsurfing prima di iniziare con la Vespa, ma adesso il mondo Vespa Club è un'altra grande famiglia dove sono pronti a ospitarti, ad accoglierti. Di questo però ne parlerò la prossima volta. Cosa bisogna fare? Una volta iscritti, una volta aver compilato tutte le cose che vi dicevo, bisogna andare qui sopra e scrivere la città o il paese dove si desidera andare. Lì bisogna aggiungere host, quindi persone che ti ospita, perché ci sono tante cose, ci sono viaggiatori, tu in quella città puoi fare diverse cose, puoi anche incontrare solo persone che stanno viaggiando in quella città, puoi incontrare solo persone per un caffè, puoi incontrare anche persone che ti ospitano, quindi tu devi rettificare questa sezione ospita. Una volta che tu vai dentro l'ospite, una volta che vai dentro questa sezione, tu puoi selezionare dei filtri. Nel senso, molte ragazze mi chiedevano: ma è sicuro per me? Ma io ho paura, tutte queste cose. Ci sono dei filtri dove le donne possono essere ospitate solo da donne, quindi possono andare con le ragazze, possono scrivere solo ragazze, possono scrivere l'età, possono scrivere nel raggio di quanti chilometri al massimo può essere questa persona dalla città, se c'ha già referenze. C'è tante cose che possono far rimpicciolire, diciamo, il numero particolare dei tuoi utenti. Una volta fatto questo, si manda la richiesta, si scrive chi sei, cosa fai, perché vai in quella città, e attendi la persona che ti risponde. Io vi consiglio di mandare 5-6 richieste in quella città, perché se ne mandate solo una può darsi che quella persona non è disponibile, non è libera, quindi poi dovreste rimandarne. Mandate nello stesso momento 5-6, poi al massimo, se vi arrivano 2 richieste che hanno accettato, vedete quale vi interessa di più. Una volta che la persona ha accettato, vi scambiate i numeri di telefono, gli indirizzi, in modo che poi un giorno, una volta all'arrivo, vi incontrate, e da lì si può decidere cosa fare, se uscire insieme, si può fare tutto quello come 2 amici. Una cosa che non vi ho detto all'inizio: dal 2020, per colpa della pandemia, dopo 17 anni di sito gratuito, questo sito ha messo una piccola tassa di pagamento, 14 euro, che alla fine non è niente. Se tu pensi che in un anno puoi andare in 30-40 case senza pagare alloggio e risparmiare migliaia di euro, 14 euro non sono niente. Però fino al maggio 2020 questo sito, dal 2003 al maggio 2020, era totalmente gratuito, non c'era bisogno di carta di credito e niente. Una persona che vi ospita anche per 3-4 giorni non c'è l'obbligo di ricambiare, offrirgli ogni volta che si esce, pagargli ogni cosa, comprargli ogni cosa, perché voi siete stati ospitati, può darsi che 2-3 giorni dopo voi ospitate qualcuno, poi venite ospitati, quindi è uno scambio, non c'è l'obbligatorietà di ricambiare con soldi o con compere. Però potrebbe essere una buona educazione, soprattutto se si sta sopra una settimana o 10 giorni, magari ogni tanto fargli comprare qualcosa, di fare una spesa, o aiutarli a pulire la casa se serve. Se si rimane un giorno, 2, vabbè, ma se si rimane 7-10 giorni, un gran risparmio si fa. Quindi un piccolo aiuto non sarebbe male, ma questo è a discrezione vostra, perché non c'è obbligatorietà. Appena ci sarà la possibilità di viaggiare, verrò ospitato da una persona, vi farò vedere con un video quando arrivo, vi farò vedere tutte le cose, dal mio arrivo fino alla partenza, in modo che capite meglio che tipo di rapporto si instaura. Se sono stato chiaro, se avete domande, potete scrivermi qui nei commenti, risponderò a tutti. Condividete se pensate che sia un video comunque interessante per altri viaggiatori, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!